Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e clicca su tutte per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like, quindi un bel pollice alzato, non costa niente, è gratuito, e lasciami anche un hype. Ne puoi mettere 3 a settimana, quindi ti aspetto sempre e mi aspetto, diciamo, che mi possa aiutare in modo tale che il canale possa essere visualizzato sempre da più persone. Andiamo a sfogliare insieme Cartamodelli Magazine di dicembre 2025. Andiamo subito a vederlo insieme. Questi sono i modelli che troviamo all'interno e andiamo subito al primo, a vedere il primo, che è l'abito rosso, un abito che rimane molto lungo, come puoi vedere, il numero 1, ed è stato realizzato in satin di seta. Questo è adatto, diciamo, per le feste, per magari una festa di Capodanno, insomma le feste arrivano, stanno arrivando e noi non dobbiamo, cioè dobbiamo tenerci aggiornate e non impreparate. Ed è veramente molto bella e molto elegante, le taglie 36, 40, 44 e 48, e questo è il figurino. Mentre qui abbiamo l'abito velluto blu che vediamo qua, ed è un abito che rimane lungo, quasi alla caviglia, longhette, è il numero 2, ed è una cucitura facile, in velluto in poliestere, stretch, aderente, dritto, con spacco alla gonna dietro e scollo alla bardot, come puoi vedere qui, abbinato al cappotto avorio che è il numero 3, che è stato realizzato in panno di lana, che rimane bello dritto, però ricordati che anche se sono dritti come in questo caso puoi abbinarci anche una cintura, e le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Poi abbiamo la tunica argento, la vediamo qui, che è la numero 4, è una cucitura facile ed è stata realizzata in paillette. Chiaramente questo è molto elegante, ma la puoi utilizzare, diciamo, lo stesso cartamodello utilizzando un tessuto non così, diciamo, particolare e diciamo elegante, abbinato a questo bellissimo abito. Questo abito veramente mi piace tantissimo, abito lingerie nero, è il numero 5 ed è stato realizzato in seta. Guarda la particolarità della parte del dietro, che è tutta incrociata. Questo è, secondo me, un abito molto bello per Capodanno, te lo dico, veramente bellissimo. Le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Poi andiamo avanti, sono tutti abiti molto eleganti, come puoi vedere. Il pellicciotto, che è super di moda, perché quest'inverno vanno tantissimo, ho potuto vedere le pellicce, e questa è veramente bellina perché ha un collo che mi piace tantissimo, poi rimane corta, è veramente molto bella, ed è il numero 6, ovviamente in pelliccia sintetica, rimane dritta, e il collo ampio collo da camicia, e le taglie sono 36, 40, 44 e 48. E poi abbiamo la tuta dorata, è una tuta molto chic, molto bella, rimane, come puoi vedere, nella schiena bella aperta e chiusa da un bottoncino, quindi molto sexy, con questa bellissima cintura, è stupenda, ed è la numero 7. Tra l'altro è anche una cucitura facile. Le taglie 36, 40, 44 e 48. Poi andiamo a vedere qua la blusa trasparente, che anche questa è una cucitura facile, è la numero 8 ed è stata realizzata in organza. Chiaramente questi sono dei cartamodelli, degli abiti che possono essere utilizzati per le feste, chiaramente in case riscaldate, ma eventualmente li puoi conservare anche per l'estate, volendo, no? Ecco, ed è molto bella questa blusa, rimane chiusa da una cintura, bellissime tutte questi ricami di perline fantastici. Sai che a me piace moltissimo ricamare, quindi figurati se non mi piacciono, ed è veramente molto elegante e soprattutto femminile, abbinato ai pantaloni che vediamo qua. Li vediamo molto bene, sono pantaloni dritti, sono il numero 9 e sono stati realizzati in poliestere.
e anche questi mi sa che hanno ricamo, qua dice, ma bah, il ricamo non lo vedo. Ah sì, nel fondo, ecco qui abbiamo il ricamo e le taglie vanno dalla 36, 40, 44 e 48. Vabbè, hanno la cintura in vita, hanno le tasche e rimangono veramente, questi sono classici pantaloni che stanno veramente bene, con tutto, bellissimi. E anche la blusa, tra l'altro è una cucitura facile. Poi andiamo qui e vediamo un abito di ecopelle, molto molto anni 80 direi, come puoi vedere molto voluminoso nella parte superiore e nella parte inferiore è come se fosse una gonna a vita alta. Tra l'altro in questo caso poi proprio se non vuoi creare l'abito intero, puoi creare anche semplicemente la gonna, questo te lo dico sempre, insomma, che possiamo creare dello stesso cartamodello varie parti. Ovviamente devi capire un po' di cartamodelli, insomma, di modellistica. E il numero 10 va dalla taglia 34 alla 38, 42 e 46, sono tutte le taglie. Quindi come puoi vedere ha le maniche molto molto grandi, molto vaporose, a pipistrello. Poi qui abbiamo abiti pieni di glamour, modelli da festa, ecco altri modelli da festa. Questo è veramente molto molto bello. Io avevo un abito fatto così, sempre rosso, stessa tonalità, però era monospalla, quindi me l'ha ricordato veramente tanto perché cadeva dritto anche a questo. Me l'ero messo in una festa di gala molto molto bella, era una festa di compleanno, ed è la particolarità però di questo abito, lo possiamo vedere nella parte del dietro, vedi? Ha questa parte asimmetrica, sì, è asimmetrico anche nella parte del davanti, con questi abiti asimmetrici poi, se sei sempre bravo o brava, vuoi creare abiti diversi, quindi puoi o farlo così oppure farlo così. Ecco, la particolarità di questi abiti è che possiamo veramente creare abiti anche diversi. Il numero 11 è stato creato in crepe con spacco nella gola davanti, 34, 38, 42, 46 sono le taglie, ed è abbinato al blazer nero, quello che vediamo qua, che è il numero 12, che è stato creato in crepe di satin, ha due tasche a doppio filetto, compatta, e le taglie sono 34, 38, 42 e 46. Andiamo qui e vediamo l'abito asimmetrico lamé, quindi un altro abito. Vedi, questo proprio mi ricorda tantissimo l'abito che avevo io, anche se aveva la manica lunga. Questo è veramente meraviglioso. Guarda che sexy, con un bello spacco sul davanti che ci veramente ci fa sembrare veramente delle dive del cinema. È il numero 13 ed è stato realizzato in tessuto di maglia lamé. Le taglie 34, 38, 42 e 46. Andiamo poi qui a vedere un abito tra i miei preferiti. Questo mi piace tantissimo e questo me lo farei. È veramente bellissimo. L'abito ha lo scollo drapeggiato, che è veramente molto femminile. Questo è un abito che puoi fare rosso, come in questo caso, per non so, una cena natalizia, per una festa, per Capodanno. Lo puoi fare di vari colori, anche nero, oppure non so, con un tessuto più pregiato, anche con piccole paillette. Insomma, l'importante è chiaramente che sia elasticizzato, cioè devi utilizzare dei tessuti in jersey elasticizzati, ed è il numero 14. Tra l'altro è anche una cucitura facile. Le taglie 34, 38, 42 e 46, abbinato al blazer lungo bianco, che il numero 15 rimane doppio petto, molto collo a revers e tasche a listino. In questo caso 36, 40, 44 e 48 sono le taglie. Andiamo qui e vediamo l'abito in velluto bordeaux, un altro abito che mi piace tantissimo, anche perché in questo caso tu puoi fare anche semplicemente la maglia se non ti piace l'abito. Se non sei una persona da abito, perché non tutti abbiamo occasione di metterci abiti eccetera, questa puoi fare anche una maglia aderente
bellina, carina, anche di un tessuto che non sia questo, che è un velluto, insomma un pochettino più importante. Puoi utilizzare dei tessuti diciamo più casual e fare anche semplicemente una maglietta, ma io ti consiglio di fare anche l'abito, che è veramente molto molto elegante, ed è una cucitura facile. Tra l'altro ha un bello spacco nella parte del davanti che ci piace veramente tanto. Le taglie 34, 38, 42 e 46, e la giacca con paillette, guarda che carina, ha una bellissima cintura in vita che mette in evidenza le forme. La numero 17 è stata realizzata in tweed di seta. Le taglie 34, 36, 42 e 46. Andiamo avanti, vediamo classe da vendere. Beh, allora mi piacerà sicuramente, perché io sono sì casual, però mi piace molto la classe, con l'eleganza che non passerà mai di moda. E abbiamo la gonna lunga in velluto, che è questa qui, veramente bellissima, è tra l'altro una cucitura facile, numero 19, con motivo geometrico in questo caso. Taglio è svasato, quindi va ad allargarsi verso verso l'orlo. Le taglie 36, 40, 44 e 48, e la giacca in finto montone, che sempre si usano quest'anno le giacche in montone, pelliccia, vanno veramente molto di moda. Il numero 18, e va dalla taglia 36, dalla 40 alla 44 e la 48, quindi abbiamo una varietà di taglie. Qua abbiamo invece una giacchettina bouclé, questa ricorda molto Chanel anche come completo. Infatti qui abbiamo proprio una borsa Chanel Rue Madame Paris, non so se sia Chanel la borsa, non c'è scritto, però se non te l'avrei detto non la vedo, però vabbè, si ispira chiaramente alla moda parigina. La giacca in bouclé, guarda che meraviglia, numero 20, in jersey, a quadri, e taglio aderente con patte, girocollo, veramente bellissima, abbinato alla minigonna, che chiaramente in questo caso tu vedi minigonna e dici vabbè, ma io non ho le belle gambe, bla bla bla. Non importa, sei brava a fare i cartamodelli, ok, allungati la gonna, perché è veramente bellissima, ed è una cucitura facile anche questa. È la numero 21, abbinata appunto alla giacchina, e le taglie sono 36, 40, 44 e 48. Andiamo avanti a vederci il nostro amato giornale, e vediamo che abbiamo il soprabito qui, che è un soprabito molto diciamo minimalista. Come vedi rimane bello dritto, ma tu puoi chiaramente abbinare una cintura che hai a casa, oppure realizzato con lo stesso tessuto con cui realizzerai il soprabito, e diciamo che in questo caso abbiamo come taglie 36, 40, 44 e 48. Ma la cosa bella è l'abito, che purtroppo non possiamo vedere nella sua beltà, perché è veramente bellissimo. Ecco, lo vediamo meglio, è il numero 23 ed è stato realizzato in seta stampata. Il corpino rimane dritto con sormonto, quindi è sormontato nella parte del davanti, quindi incrociato praticamente, e la gonna rimane molto lunga. Questo è il classico abito, secondo me, che puoi mettere anche tutti i giorni, a seconda chiaramente del tessuto che utilizzerai. Mentre qui abbiamo la giacca senape, anche questa è veramente bellissima, ha un revers che io adoro, è super chic. Numero 24, è stata realizzata in lana a quadri, aderente, con fianchetti davanti e dietro, e le taglie sono la 36, 40, 44 e 48. Continuiamo a girare il nostro bellissimo giornale. Abbiamo la giacca di velluto a coste, che è la numero 25 ed è stata realizzata in velluto. La vediamo qua indossata la modella. È una giacca diciamo normalissima, diciamo con una bella revers avvitata, ma la cosa molto carina sono i pantaloni. Mi piacciono molto questi pantaloni, anche questi a coste, quindi diciamo che è un tailleur, il numero 26, a vita alta e con pants dietro, le taglie 36, 40, 44 e 48. Andiamo avanti e vediamo una bella carrellata di abiti stupendi, abiti da passerella, e questi
sono meravigliosi. L'abito scollato, il numero 27, questo da Red Carpet, ragazzi, cioè cosa vi devo dire, è il numero 27 ed è stato realizzato in crepe satin, tagliato in vita e va ad allargarsi verso l'orlo, mentre questo rimane più semplice, più tubino, semplice, diciamo, con, come puoi vedere, le spalle sono tagliate, hanno questo motivo che tu ovviamente puoi mettere o non mettere, lo puoi anche evitare di mettere volendo. Ha una scollatura molto profonda, anche questa, se sei bravo o brava con i cartamodella puoi anche fare meno profonda, e le taglie 34, 38, 42 e 46 come l'abito scollato. Andiamo a vedere gli altri e vediamo l'abito smanicato, che è il numero 29. Questo è quello che insomma non mi piace tanto, nel senso che non è nei miei gusti, vabbè, comunque ognuno ha i suoi gusti chiaramente, ma è bellissimo. È il numero 29, come puoi vedere è molto lungo, le taglie sono 34, 36, 42 e 46. E poi qua abbiamo un abito con scollatura V, con una svasata, ma è di una bellezza incredibile. Secondo me anche questo è veramente chicissimo, e con questo scollo a V molto molto pronunciato. E il numero 30 è stato realizzato in raso, corpino davanti, quindi a questa scolla V, la gonna con le tasche che possiamo mettere o non mettere, fare o non fare, le taglie 34, 38, 42 e 46. E poi qua abbiamo chic anche di giorno, quindi questa rivista di questo mese mi piace tantissimo perché io prediligo la moda chic. Quindi guarda che bellina questa giacca, è veramente molto bella, che sta bene poi alla fine con tutto. La vediamo anche qui, te la faccio vedere da vicino, la vediamo da vicino perché abbiamo da vedere la blusa che vediamo qua con la spilla. Guarda che meraviglia, veramente molto elegante, ed è stata realizzata in voile la numero 31 con sormonto nella parte del davanti e pieghe sul davanti destro, e poi ha una bella scollatura V, le taglie 50, 54 e 56. Poi vediamo i pantaloni, vedi, molto molto carini, indossati sia con le scarpe così, che mi ricordano molto anche queste Chanel, stile Chanel. Le indossava Chanel questo tipo di pantaloni, ma volendo li possiamo fare anche più lunghi. Sono pantaloni bordeaux, in questo caso ho utilizzato questo colore, numero 32, e sono stati realizzati in viscosa, cinturino in forma davanti e dritto dietro, e le taglie sono le 50, 54 e 58. E poi abbiamo il doppio petto che vediamo qua, che è questo qui, che comunque ha diciamo che è un capo anche questo abbastanza classico, però molto molto carino. È stato realizzato in lana, è il numero 33, taglio dritto, doppio petto, tasche oblique. Le taglie sono 50, 54 e 58, sì. Andiamo avanti e vediamo la camicia allacciata in vita, la vediamo qua, è la numero 34 ed è stata realizzata in misto cotone, abbinata con questi bellissimi pantaloni sempre molto larghi come piacciono a me, che quindi stanno bene veramente con tutto, veramente con tutto. Hanno il cinturino in vita e le tasche, lo puoi utilizzare, lo puoi indossare sia con la camicia come in questo caso, e il gilet che è il numero 35, il pantalone il numero 36, mentre la camicia è il numero 34, e i pantaloni li puoi indossare veramente con tante mise diverse. E sono stati realizzati i pantaloni in crepe di viscosa, 50, 54 e 58 sono le taglie di tutti questi capi. Andiamo a vedere, oh che bello, il colore del Natale, che belline, tutti gli abitini per bambine adatti al Natale. Quindi se avete, non so, nipotine da vestire, io vi invidio, ve lo dico, vi invidio, perché io adoro e adorerei fare vestiti proprio per Natale alle bambine, e li farei tutti così bellissimi. Abbiamo l'abito rosso in voile, è il numero 37, lo vediamo qua, con fodera in crepe carré triangolare plissettato, e le taglie sono 2, 4 e 6 anni.
Poi questo abito, lo stesso, un abito rosso di velluto, molto molto vaporoso, molto molto scenografico, che mi piace veramente tantissimo, e ha addirittura anche una cucitura facile, quindi chi meglio, insomma, di me ti può dire no, fantastico, ecco. Il numero 38, caratterizzato da queste carre davanti, maniche a kimono, allacciate con questo elastichino nella parte del fondo, la lampo poi si trova dietro, le taglie 2, 4 e 6 anni. Andiamo avanti, altri abitini stupendi, l'abito verde in tulle numero 39, anche questo rimane bello svasato, con volant e ruche arricciati, come puoi vedere, e chiusura con asola e bottone, taglie 3, 4 e 6 anni. Anche questo abito mi piace tantissimo, mi piace molto il verde a Natale, perché poi si può abbinare con delle scarpette rosse, mamma mia, bellissimo questo abito verde, sempre realizzato in velluto e con cinturino, come puoi vedere è un cinturino in vita, la gonna è tutta bella arricciata, quindi tutta bella vaporosa, bella bella, maniche con pulsini e lampo dietro, le taglie 2, 4 e 6 anni. E questi sono tutti i figurini che troviamo appunto in questo numero. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Carto Modelli Magazine di dicembre 2025. Fammi sapere che cosa ti è piaciuto, se lo comprerai, perché si trovano veramente tantissimi modelli meravigliosi. E secondo me è un numero da non perdere assolutissimamente, lo trovi in edicola, nei centri commerciali, insomma ormai Carta Modelli Magazine è famosissimo come rivista e tutti ne parlano veramente benissimo, quindi io non posso che confermarlo. Ti chiedo di lasciarmi un bel like, un bel pollice in su, like, un commentino, come sempre un bel cuoricino per farmi sapere se sei passato o sei passata, e noi ci vediamo al prossimo video e ti auguro un buon cucito. Ciao!